Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Pavo Pico 2 Cinewhoop compatto della Beta FPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Per quanto riguarda la VTX, il Pavo Pico 2 è disponibile in due versioni, O4 e PNP. O4 significa che il Whoop verrà inviato con la DJI O4 Lite, già assemblata e configurata, ottimo per chi ha già questo sistema e vuole un drone pronto all'uso. PNP invece significa che vi arriverà il drone privo di sistema video, in questo caso sarà compito vostro comprarne uno e montarlo. Per quanto riguarda la ricevente possiamo scegliere Trace Bus o Express LRS a 2.4 GHz, a meno che non abbiate radiocomandi di vecchia generazione il mio consiglio è affidarsi a un RC Link solido e stabile come Express LRS. Personalmente la versione che vi consiglio è quella con l'O4, in quanto il costo dell'O4 stessa è leggermente più basso di quello che andreste a pagarla comprandola singola, oltre al fatto che averla già montata è una grossa comodità. Io comunque ho scelto la versione PNP, in quanto avevo già a disposizione un O4, in questo video quindi vedremo anche come si monta. In aggiunta il Pavo Pico è pienamente compatibile anche con l'O4 Pro, se decidete di utilizzare questa VTX il drone diventerà leggermente più pesante, ma se volete il massimo della qualità è la scelta migliore. Oltre al drone è molto probabile che vi servano anche delle batterie, in questo caso il mio consiglio è di rimanere sempre in casa Beta FPV con le LiPo della serie Lava. Quelle che ho scelto io sono delle LiPo HV2S da 550 mAh con 75C di scarica, che risultano la scelta ideale per questo modello. Anche di queste vi lascio il link in descrizione. A questo punto passiamo al Pavo Pico 2 e vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il Pavo Pico 2, due canopy e alcuni accessori. Come abbiamo detto il Pavo Pico 2 è compatibile con O4 e O4 Pro e appunto in dotazione ci vengono fornite queste due canopy specifiche per montare le VTX DJI. In ogni caso possiamo usare il nostro Pavo Pico anche con altri sistemi come Walksnail, HD0 o analogico, adattando queste canopy o stampandone noi una in TPU. Prima di sistemare la VTX diamo uno sguardo al nostro micro, ovviamente se decidete per la versione O4 arriva già montata e voi non dovete fare nulla. Come potete notare qui è presente il connettore per la VTX in digitale, questo rende l'assemblaggio molto semplice e veloce. Nella parte posteriore abbiamo il connettore XT30 e poco sopra quello per la configurazione Betaflight. Per la configurazione si dovrà infatti usare questa piastrina fornita in dotazione, alla quale poi collegheremo un qualsiasi cavo USB-C per connetterci su Betaflight. Passando ai motori abbiamo i nuovi Lava 1102 da 14.000 kV, ideale appunto per LiPo da 2 celle. I motori sembrano piuttosto ben fatti e hanno un design molto curato. Adesso passiamo al cuore del Pavo Pico 2, ovvero la AIO. Il modello utilizzato per questo Whoop è la Beta FPV F4 20A AIO FC-V1. Per quanto riguarda questa scheda non ci sono grosse novità, è la stessa montata sulla prima versione del Pavo Pico e su altri modelli Beta FPV. A mio parere l'F4 20A V1 tutt'oggi si difende ancora bene, vediamo quindi velocemente le caratteristiche principali di questa AIO. Il processore è un F405 e il target per l'aggiornamento Betaflight è Beta FPV F405. Il giroscopio è un ICM 42688P. La scheda dispone di due back, uno da 5V a 3A, l'altro da 9V a 2A. Abbiamo una ricevente integrata di tipo seriale Express LRS a 2.4 GHz, il target per l'aggiornamento sul configuratore LRS è Beta FPV AIO 2400RX. Gli ESC integrati sono 8 bit con firmware BlueJ versione 0.19, il target per l'aggiornamento è CX70. Questi ESC sono da 20A con picco massimo di 25A e supportano LiPo da 2 a 3 celle. A questo punto possiamo montare la O4 Lite sul nostro Pavo Pico 2. Come potete vedere le nuove canopy vanno ad eliminare il gelo grazie al nuovo sistema di gommini antivibrazione. Ora installiamo l'O4, i primi passaggi da fare sono mettere il supporto DJI alla videocamera, rimuovere i gommini originali e utilizzare l'antenna corta fornita in dotazione. Poi prendiamo la canopy Beta FPV e nella parte grande inseriamo questi gommini compresi nel kit. Quindi inseriamo la VTX rivolta verso l'alto con l'antenna messa in questo modo. Blocchiamo la videocamera FPV con le viti della DJI O4. Ora possiamo chiudere la canopy usando questi gommini forniti in dotazione.
Ricordate di mettere la parte più piccola in questa plastica e la parte più larga sul telaio. Molto bene, dopo aver inserito la canopy posso collegare il cavo VTX nella O4. Perfetto, abbiamo finito, il risultato finale sarà questo. Per poter usare il PavoPico 2 è necessario procedere con il bin della ricevente integrata. Per questo motivo aggiorneremo il firmware tramite configuratore Express LRS. Se dovete scaricarlo vi lascio questo link in descrizione. Dopo aver installato il configuratore possiamo procedere. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. Qui scegliamo BTFPV 2.4 GHz. End device BTFPV 2.4 GHz IORX. Come metodo per il flash selezioniamo Betaflight Pass-Through. Per quanto riguarda la configurazione potete lasciare tutto così com'è, ricordatevi giusto di inserire in questo punto la vostra password per il bind. Molto bene, non mi rimane altro che cliccare su flash. Perfetto, aggiornamento completato. Ora non rimane altro che caricare le batterie e procedere con un test di volo. Ed eccoci alla prova sul campo. Il video che vedete è stato registrato con la DJI O4 Lite in 4K a 60 fps con stabilizzazione Rocksteady attiva. Come vedete il video risulta ben stabilizzato, quindi possiamo dire che il sistema antivibrazione BTFPV funziona bene. Se volete quindi fare delle belle riprese con un micro, il PavoPico è ok. Per quanto riguarda il volo in sé ho trovato qualche indecisione. I PID BTFPV sono sufficienti per volare, ma ci sono sicuramente dei margini di miglioramento. La reattività è ok, non è un micro da freestyle, ma comunque si possono fare un po' di trick. In conclusione il PavoPico si presenta come un Cinewhoop Compact A2S con un buon sistema di stabilizzazione che restituisce buone riprese. Se siete quindi alla ricerca di un modello con queste caratteristiche, la proposta BTFPV è sicuramente da tenere in considerazione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.